Long ago, in an age tarnished by endless conflict, 5 beautiful goddesses descended upon the land. The goddesses sang mystical songs that restored peace and harmony to our broken world. The people began to worship these holy songstresses. Thanks to the efforts of these intoners, the chaos of war became a distant memory. And as a result, mankind enjoyed an age of sweet reverie, basking in the newfound light and You murderous savage. Savage. I think you mean intoner. Finalmente arriviamo al primo dei videogiochi che analizzeremo, collocato cronologicamente subito dopo la fine del manga Utahime 5, ovvero Drakengard 3. Al contrario di quanto visto finora, in questo action impersoneremo Zero, l'acerrima nemica delle intonatrici, qui protagonista nella sua missione per uccidere le sue sorelle. Vediamo quindi le intonatrici radunate nella grande cappella della città cattedrale, pronte per l'annunciato arrivo di Zero che, insieme al suo drago Michael, decima la guardia cittadina reclutata dalle sorelle e giunge infine al loro cospetto. Zero non perde tempo ed intima loro di prepararsi a combattere. Solo Four invece la implora di lasciar perdere la sua missione, poiché anche lei è loro sorella. E in quanto tale dovrebbero unirsi e non combattere tra loro. Ma le parole di Four sono sprecate. 0, 1 e tutte le intonatrici a seguire si precipitano nel campo di battaglia, in una lotta all'ultimo sangue. Nessuno sapeva la vera ragione per cui Zero combatteva, nemmeno le altre sorelle, per le quali era vista solo come una traditrice. Il combattimento termina quando Gabriel, il potentissimo drago demoniaco di Uno, che conoscevamo come Gabriella, travolge entrambi e con un colpo amputa il braccio sinistro alla ragazza e col successivo pone fine alla vita di Michael, che si sacrifica per proteggerla. Morendo, il drago si reincarnerà in un nuovo cucciolo, privo dei ricordi della sua vita passata. Zero e Mikhail, questo è il suo nuovo nome, si rifugiano dunque in una capanna nella terra dei mari, nascosti, per riprendere le forze. Per le creature del fiore, come Zero, le ferite inferte dai draghi e solo da essi sono permanenti, e per questo la protagonista è costretta ad indossare un braccio prostetico generato dal fiore stesso, il che ci ricorda un personaggio già incontrato in precedenza. Intanto, mentre andiamo verso il prossimo obiettivo, a schermo appaiono delle strofe enigmatiche, come una sorta di foreshadowing su ciò che si andrà a vedere molto più in là nel gioco. Well, it took a year, but yeah. I due iniziano a creare scompiglio nel regno di Five. Zero miete vittime passo dopo passo, uccidendo chiunque le intralci la strada, mentre il drago, nella sua ritrovata giovinezza ed innocenza, si dimostra contrariato dalla crudeltà di Zero e smuove incessantemente perplessità sul massacrare così tante persone e soprattutto sul voler uccidere le proprie sorelle. Zero mente parlandogli dei suoi motivi, affermando di voler essere l'unica intonatrice al mondo per avere il massimo potere. Forse non voleva spiegare cosa veramente era successo ad una creatura così giovane e spensierata. Forse non voleva solo pensarci. Dopo un breve combattimento con la personale nave da battaglia di Five, i due riescono finalmente a trovare l'intonatrice, affiancata dal suo discepolo Dito, generato da uno dei colombi che Zero stesso aveva incantato tempo prima, legandolo alla sua signora. Tutti i discepoli, dobbiamo ancora incontrarne 3, sono vincolati alle intonatrici dopo l'incidente del Mercurius Gate ed essendo costantemente esposti alla loro magia, sono modellati a seconda delle mentalità delle corrispondenti ragazze, per contrappasso o meno. Le corrispondenze però non sono così ovvie. Ad esempio, mentre Five è fortemente attratta da tutto ciò che riguarda la sfera sessuale in ogni sua forma, Dito la ripudia completamente, preferendo una barbarica dose di violenza fisica che più che Don Giovanni lo fa sembrare Ed Gein. I discepoli, inoltre, sono gli unici che possono evocare il Watcher, il messaggero della loro intoner. Grand light of antiquity! The great power made manifest!
the ceremony of glorious arrival! Burn into thine eyes the punishing lance of divine retribution! Al cospetto di Zero, Dito inizia quindi a recitare la formula di evocazione e Fanuel si erge dai mari, pronto a combattere. La battaglia tra Zero, Mikael e Fanuel si consuma in modo estenuante e, una volta sconfitto il guardiano, Zero si occupa di Five in modi davvero poco consoni per persone di qualunque età. Tuttavia Five, ora ridotta a un trancio di carne, tenta ancora di rialzarsi, solamente per essere tagliata in due da Dito, il suo stesso discepolo. Dito odiava la sua signora per le più variegate ragioni, per divergenze di idee, per i modi in cui veniva usato, o semplicemente perché essere violentemente stuprati in ogni modo ogni santo giorno non è una cosa tollerabile da tutti, e alla lunga ci esci di testa. She's dead! She's dead! She's dead! Chiaro che Dito si mava dalla voglia di ammazzare qualche altra intoner, o qualsiasi altra cosa, si unisce al party, diventando effettivamente un discepolo di Zero. La tappa successiva è la Terra delle Montagne, governata da Thor. Dirigendosi verso la sua presunta posizione, i tre compagni incontrano il primo di tanti cerberi, che scopriremo poi essere creazioni di Tree, a guardia della fortezza dell'attuale intonatrice. Mentre i nostri eroi sono impegnati a distruggere ogni cosa si muova e non, Mikael informa che l'unica intoner nelle circostanze è Zero, e che quindi Thor è scappata anticipatamente. Seguendo i sensi del drago, arrivano quindi in una zona nevosa, in cui potremo osservare uno dei miracoli dell'animazione moderna. I'll say when this ends. In cima alla montagna trovano però solo disappunto e un'incisione con un indovinello che porta al monte Bernstein of the Vice Northern. Siccome Zero è una persona semplice, si riferirà adesso con il nome Mount Whatever, e in effetti così verrà chiamato dal gioco. Arrivati in cima dopo un altro lungo dungeon, Mikael percepisce Thor in alto nel cielo e con Zero decolla per raggiungerla, scoprendo così la sua nave volante. Thor, intuite le poco benevole intenzioni della sorella, evoca il suo angelo, con l'aiuto del suo discepolo Decadus, che impareremo a conoscere più avanti. Behold, the fourth song! Impenetrable shield of antiquity! The rare power granted to our own. The stout citadel that protects us. Cast your blighted sins upon these very skies. I, Decadus, summon thee in my name. Armorous, uphold! Subito dopo aver abbattuto il castello errante di Howl ed aver ignorato Thor che, giustamente, chiede perché stia succedendo tutto questo. E continuerà a domandarselo fin quando non morirà brutalmente, dopo aver rivelato le posizioni di tutte le altre sorelle, ingannata da Where are they Zero. waiting? Three's in the land of forests, and two's in the land of sands. They're Thanks for the info. Stupid son of a bitch! Decadus quindi si unisce al party. Non discutiamo se sia una cosa positiva o negativa. And what kind of idiot disciple would serve a virgin intoner? Got me. Probably some depraved pervert. I can imagine. Please, kill me as well. I kill my sisters. I take their men. Go clean up. Front and rear. We meet tonight. Ora il nostro party è un mezzo di locomozione! Yay! E invece no, perché nella prossima cutscene verrà abbattuto da una cannonata dei soldati di tre, che si crogiolano nella gioia. Almeno finché non vengono tutti dropkickati da una arrabbiatissima Zero. I nostri eroi cominciano così una piacevole scampagnata nelle terre di Tre, accompagnati dai suoi soldati. Non morti sepolti nel bosco, orchi enormi non morti sepolti nel bosco,
troll, spiriti e una marea di amabili fatine per cui varrebbe la pena asfaltare la foresta e sostituirla con un comodo parcheggio. Dopo aver combattuto per ore l'intero set di modelli scartati dalla Square Enix e ucciso con un pugno il re delle fatine, il party si imbatte in Octa, il terzo discepolo, che mostrando i suoi incredibili poteri si arrende. Un silenzio imbarazzante si protende per una quantità altrettanto imbarazzante di tempo. Sure. Whatever. In una nuova scena di campeggio conosciamo meglio Octa, scoprendo che ha lasciato 3 perché... Insomma, i discepoli hanno dei bisogni. Ricordate l'ossessione di Free per le bambole? Beh, ora è cresciuta e la situazione non è migliorata. There was a beautiful intoner and an elderly man. Dopo aver scoperto che con il potere del fiore poteva modificare geneticamente le creature, infatti, non si è più fermata, alienandosi ancora di più dal mondo e costruendo un esercito di soldati potenziati. Ma non finisce qui. Free aveva scoperto che l'odio per qualche ragione rendeva la trasformazione molto più potente. Così, priva di ogni umanità, aveva sperimentato, bruciando l'intero villaggio di un ragazzo scelto per essere trasformato in un mostro incredibilmente potente. La stessa Free non esitò poi un attimo ad ucciderlo su richiesta di Wan. Octa. Yes, my lady. What is most precious to you? The intoner's hobby caused her to lay hands upon human beings. Once she crossed that line, nothing could stop her. The elderly man silently excused himself from the room. He chided himself for his impotence, as he mourned for his now broken intoner. Quindi, con le indicazioni del nuovo compagno d'avventure, i nostri eroi riescono a dirigersi verso la base dell'intonatrice. Tra immancabili mostri, aforismi deliranti e senza senso di Free, e casse mostruose che per qualche ragione producono rumori di videogiochi. Why the hell do I get experience for that? Passando per l'ultima area di questa zona, possiamo notare qualcosa di familiare, che è anche quello che ci aspetta, ovviamente. Insomma, siamo finalmente faccia a faccia con Free, l'intonatrice che governa questa regione. 3. Zero. Mentre i soldati potenziati accorrono, Free si confronta con un Octa che cerca di porsi su un piano morale ben più alto di quanto in realtà possa permettersi. I don't think you're telling the truth. My lady, You left because your lust needed a more eager partner. My lady, you In ogni must caso, put per an quanto un end discepolo to possa these tradire la sua atrocities. intoner, egli non potrà mai sottrarsi al suo dovere. In fondo, un discepolo non sceglie la sua intoner. Così Octa viene soggiogato al controllo del fiore e subito evoca il Misael, messaggero protettore di Free. Behold the third song! Quickened puppets of antiquity! The raging demon's deathly gaze! The army of heretics that rejects the natural cycle! Render into ash the powers of reason and order! I, Octa, summon thee in my name! Armisael, invade! Una volta sterminate le bambole, tuttavia, Free viene messa KO dalla testa di una di esse e successivamente divorata da Mikael in un impeto istintivo derivante dalla sua natura di drago.
Questo lo fa evolvere, cambiando forma e diventando considerevolmente più forte. Neanche il tempo di festeggiare che il discepolo di Chu, che è la best girl, il cui nome è Sent, fa irruzione nel covo di Tree, insieme ai messaggeri e Gregory, e rapisce Mikhail. Zero e il suo seguito si dirigono verso la Terra delle Sabbie, un luogo decisamente inospitale, governato dalle amorevoli cure di Chu. A causa degli stregoni dell'intonatrice, la forza del sole è stata quadruplicata, e il risultato è che esporsi alla luce causa una perdita costante, sia della vita che della pazienza del giocatore. You people really are dense, you know that? I guess the universe simply can't help those who won't help themselves. Nella strada incontrano Sent, che minaccia Zero e profetizza, prima di sparire nuovamente, che il suo stesso drago sarà la sua disfatta, ma noi questo già lo sappiamo. What was the meaning behind this ominous prophecy? Dopo aver attraversato l'intero deserto, le rovine e la cittadella, la compagnia quindi arriva all'altare delle sabbie, residenza di Chu, che non appare esattamente in forma. Fermiamoci un attimo qua. Perché Chu è ridotta così? La risposta la andremo a raccontare proprio ora. I am the happiest girl alive. You know why? Because I am with the greatest man in the whole wide world. Chu era la ragazza più vivace del gruppo. Nonostante la sua esagerata forza bruta, a lei interessava solamente fare del bene, e per questo non le piaceva usare le magie del fiore. Il suo discepolo, Sent, era il suo amante perfetto. Erano fatti l'uno per l'altra. E ciò, visto l'andazzo delle altre coppie, è molto strano. Con i lord sconfitti, le ragazze potevano finalmente tornare ad una vita tranquilla a capo del loro regno, e Chu ne approfittò insieme a Sent per cercare i vari orfani rimasti nella regione, ospitandoli nella città cattedrale. Throughout the endless war, the kind Intoner gathered up orphans across the land and cared for them. She didn't have any parents of her own, so she wanted to help others escape the misery that she herself had known. And through it all, her one true love was always at her side. This is the story of a certain couple. A couple that strove endlessly to Venne il momento però in cui le Intoner dovettero partire per liberare la regione degli ultimi gruppi di resistenza nemica. I due amanti si sarebbero allontanati dalla città per molto tempo, e così Sent decise di usare il potere del fiore sui soldati, in modo da renderli molto più forti e capaci di difendere i bambini. Ciò che ignorava però è che questo potere rimane stabile solamente finché la sorgente è vicina. There are so many things that require protection. Dopo una serie di missioni in campo nemico, degli strani avvisi dalla cattedrale non tardano ad arrivare. Precipitandosi sul posto, notano che i soldati sono impazziti e una strana piaga ha preso il controllo della torre in cui venivano tenuti gli orfani. Things that are precious and things that are not. Things that mustn't break and things that may. Tell me, who has the right to decide such things? Una volta sconfitti i soldati, con grande orrore, Chu scopre cosa ne è stato dei suoi bambini. Un gigantesco homunculus, una creatura generata dal potere folle e marcito del fiore, che ha agglomerato centinaia e centinaia di quegli infanti, creando un abominio senza precedenti. Chu piange ed urla, disperandosi, mentre sferra colpi al mostro, incapace di accettare ciò che è successo e costretto a ferire a morte ciò che rimane dei suoi amati bambini. These aren't your children anymore. It's a monster. Why are they screaming? Why are they crying? Why are they calling out to me? I should have. Look at me, Lady Two. It's me, Sent. I'm right here, Phase 2. Please snap out of it. I can take this pain for you. Take refuge in me. Sis!
Tutta la sua buona volontà nell'usare il fiore per fare del bene si dimostrò inutile e sola fonte di immane sofferenza a chi ne voleva bene e si fidava di lei, mentre la sua sanità mentale veniva consumata dal dolore, riducendola al guscio vuoto che è ora, divorata dal senso di colpa e di impotenza verso ciò che aveva dato vita a tutte loro. By the end of the battle, the Intoner's spirit had been shattered. The broken shards fell deep into darkness, doomed never to return. This is the story of a couple deeply in love. The story of a foolish couple. The story of a couple ruined beyond repair. All right, milady. Open up and say ah. Sapendo ciò, Saint delicatamente aiuta Chu ad intonare il suo canto, formulando le parole atte ad evocare gli ultimi messaggeri. Like that, keep it up. Behold the second song, Great Fist of Antiquity. Sotto la straziante voce di Chu, gli egregori appaiono. The steely hand that has sworn allegiance. Across the countless swarms of writhing dead, I sent, summon thee in my name. Egregori, dance! Dopo un lungo combattimento con Zero e Mikhail, vengono sconfitti. In un'esplosione, Mikhail si trasforma nuovamente, avendo assorbito una nuova Intoner. You evolved. Again. Saint, quasi illeso, sbuca fuori da una colonna offrendo di unirsi al party, offerta che, naturalmente, viene accettata. I suppose from this point on, I'll be serving you, Lady Zero. Ora abbiamo il full party dei discepoli. Cosa potrebbe andare storto, no? After all, I'm just a big idiot, right? Finally down to one. So I guess you're gonna kill her now, huh? You got a problem with that? It's just that we've killed a lot of people now, you know? And? Nell'ultima riunione, Zero si confronta con Mikhail, ancora tormentato nel sonno dalle urla delle persone che ha ucciso. Mentre abbiamo Octa, che come sempre pensa solo a scoppe, Decadus, che è stranamente poco kinky, Tito uno stronzo come sempre, e Saint, che non può fare a meno di sparare cazzate. È quindi tempo di andare alla città cattedrale, per uccidere One e porre fine alla faccenda. Forse? Non so se avete notato, ma questi edifici sono molto XXI secolo. Sembra quasi una metropoli in rovina. Ne riparleremo. All'orizzonte appare Gabriel, il mostruoso drago, insieme a One. Inizia così una battaglia aerea senza esclusione di colpi. Ora Mikhail è un vero drago e può avere una possibilità contro tale demone. Dopo una sana dose di botte reciproche ed esclamazioni onestamente abbastanza razziste da parte di Mikhail, Zero può approdare ad un tiro di schioppo alla grande cattedrale. Finalmente davanti alla cappella, i nostri eroi dovranno affrontare un altro Cerbero. Una volta passata questa disgrazia, Zero ha un momento di esitazione. I discepoli non potranno esistere per molto senza il potere della loro signora e, data la sua missione, alla fine di tutto questo non rimarrà alcuna Intoner. It's what, my lady? I won't be needing you anymore. I can handle the rest by myself. My lady, please. If you're worried about us, No. It's unavoidable. Disciples can't remain in human form without an Intoner's power.
Sooner or later you'll disappear. So before that happens, I'm giving you your Così, old forms con un gesto back. della mano, Zero riporta Dito, Decadus, Octa e Sent alle loro forme originarie, dei colombi. Goodbye. Back then, I didn't know. I didn't know that defeating one wasn't the end. I also didn't know the truth about Zero and me. All'interno della cappella si trova One, intenta nello studio come lo era da anni, da quando finì quell'avventura in giro per il continente e si stabilì qui come leader. Nel suo studio, ella si pose giuste domande. Prima che loro venissero alla luce, nella città cattedrale venivano sviluppati incantesimi ben più potenti di quelli usati da loro. Dove sono finiti? Anche se questo noi lo sappiamo. One rivela che tutto il suo impegno era riversato nel cercare un vero scopo per loro. Ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Se un'entità malvagia ti partorisce, ma tu vuoi fare del bene, come sai che quello che stai facendo non sia sempre e comunque votato al male? Questa è la crisi che ha colpito tutte le Intoners, chi rendendosene conto, chi meno. When did we lose it? And what happened to the people who once possessed it? I thought if I studied that, I might be able to learn the purpose of Intoners, of us. Ma Zero è una persona semplice e non le importa di questa roba filosofica. Or did you not know that? That's rather close-minded. Al contrario delle sue sorelle, lei ha ben chiaro il suo obiettivo e vuole che tutto ciò finisca il prima I possibile. suppose I agree. Whatever. I'm about to kill you anyway. That's all that matters. So predictable. Così One si prepara alla lotta, chiamando Gabriel, che intanto ancora combatteva con Mikhail. Come to me, Gabriel. Entrambi arrivano rompendo il soffitto. Lo scontro inizio e Mikhail, nonostante gli sforzi, viene sopraffatto al punto da non riuscire più ad attaccare. Reincarnate! Even if you lose your memory, at least you'll still... You know, right, Zero? Why dragons can be reborn? Because they get a final wish. Enough! Il drago svela a Zero che alla sua razza è concesso un desiderio finale, che può essere la reincarnazione, come è già successo. Ma se un drago è veramente legato ad uno scopo, può decidere di sacrificare la sua stessa esistenza per ottenerlo. A dragon's wish is a deep and powerful thing. So now, I'm gonna make mine. And I'm gonna kill that dragon. What are you saying? If I use my life to wish it, then I can make it happen. Isn't that great? No! No! No, no, no! I am not letting you do this! No! It's okay, Zero. If I lose my memory, I won't be me anymore anyway. No! No, no! Please, no! And besides, I had a lot of fun, Zero. I mean, being with you. Mikhail, no, you can't! I won't let you! Look at that. You finally used my name. My name. God damn it, dummy! Stop repeating things!
You're not the only one who's ready to sacrifice everything. I will protect Gabriel, even if I forsake my life as an intoner. Zero, infuriata per la perdita dell'amico, e One, infuriata per le sue sorelle, si lanciano in uno degli scontri più intensi di questo titolo. Die! You comprehend nothing! You destroy the peace we created. You kill your own flesh and blood. And then you think you can save the world? You done running your mouth yet? Damn it! God damn it all! Farewell, Gabriel. Dopo uno straziante combattimento, Gabriel viene finalmente ucciso, e mentre si dissolve, dà l'ultimo saluto a One, compagno ormai da anni. So this is... Goodbye. Yeah, it is. Zero si avvicina a One e senza esitazione la decapita. L'ultima intoner è morta, ma non c'è nessun drago a completare il piano. Mikhail. It's over. Zero, esausta, si avvicina al corpo di Mikhail, ma... Now I...